Sono Fabio Filippini, car designer italiano con una lunga esperienza internazionale. Ho lavorato in Renault, di cui sono stato Vice President Interior Design, nel gruppo Volkswagen, in Giappone, e sono stato soprattutto direttore design di Pininfarina dal 2011 al 2017. Ora vi sto parlando qui da Tokyo, dove nel 2018 ho creato la mia società di consulenza strategica in design, HF Creative Consulting, che collabora in tutto il mondo con aziende del settore automobilistico e dei trasporti in generale. La Cambiano Concept è un prototipo di ricerca realizzato da Pininfarina e presentato al Salone di Ginevra nel 2012. Fondamentalmente si tratta di un concetto ibrido berlina coupé con struttura e carrozzeria realizzata in materiali compositi, mosso da motori elettrici e con un range extender a turbina che gli consente una lunga autonomia. Fondamentalmente è un concentrato di tecnologia, stile e aerodinamica che esprime al meglio l'interpretazione della Gran Turismo di lusso tipica della tradizione di Pininfarina. La Cambiano è stata la prima concept car realizzata sotto la mia direzione in Pininfarina. Si trattava di un periodo molto complesso e anche drammatico della storia di questa prestigiosissima azienda, per cui era molto importante ridefinire con chiarezza i valori fondanti di questo prestigioso marchio del design italiano, rappresentandoli in una concept car che mostrasse al mondo intero la qualità e la creatività del design Pininfarina in quel momento. I valori che esprime la Cambiano sono fondamentalmente tre: eleganza, purezza, innovazione. Pininfarina ha da sempre rappresentato l'eleganza dei volumi e delle proporzioni, la purezza delle forme e la ricerca e l'innovazione tecnologica e aerodinamica. E la Cambiano, fin dai primi schizzi, doveva proprio integrare questa visione, esprimendola sia nelle forme esterne che nella sua tecnologia di propulsione e strutturale, ma anche nel suo interno, come una sorta di sintesi del meglio che potesse essere espresso dalle competenze dell'azienda in quel momento. Doveva essere innanzitutto una bellissima auto, con un'interpretazione di eleganza e stile tipicamente italiani, ma nel contempo essere una vetrina tecnologica di soluzioni avanzate ed ecologiche per stimolare un futuro sostenibile ed eccitante per l'automobile. Il design esterno è basato su poche linee, molto pure ed equilibrate. Le superfici sono estremamente curate e sensibili, con i volumi dei passaruota che risaltano sul corpo snello e fluido della carrozzeria. La cabina è trasparente per dare risalto alla luminosità dell'abitacolo e mostra la struttura reticolare di resistenza in carbonio che disegna un intreccio quasi delle forme dei flussi di resistenza per l'abitacolo. Una caratteristica importante consiste nell'apertura asimmetrica delle porte. Sono due dal lato passeggero che si aprono a libro per favorire l'accesso all'abitacolo e invece una sola porta dal lato del conducente per esprimere la sportività del veicolo. La carrozzeria possiede alcuni spunti innovativi molto interessanti, ad esempio la griglia frontale che è sigillata e che si apre per il raffreddamento quando la turbina poi nei lunghi tragitti entra in funzione.
oppure le luci posteriori e gli indicatori laterali che sono invisibili quando spenti e che una volta accese appaiono misteriosamente come delle aureole di luce riflessa sulla carrozzeria. In generale lo stile è molto pulito ed elegante e voleva essere una reinterpretazione in chiave moderna di riferimenti storici importanti per Pininfarina, come la Lancia Florida 2, di cui riprende appunto il concetto di berlina coupé elegante, e anche al limite la molura in alluminio della vetratura, ma anche potrebbe ricordare in qualche modo anche alcuni tratti della Lancia Gamma Coupé con le linee tese nel fianco, quindi una specie di sensibilità formale che viene proprio dalla storia di Pininfarina. L'abitacolo è ripartito in una zona tecnologica dedicata al conducente, alla guida, con vari livelli di informazione suddivisi per ordine di priorità, e tutti i comandi sono proprio orientati a disposizione del conducente. Anche la console è orientata verso il conducente e può addirittura ospitare una piccola chicca, il cronografo Beauvais disegnato proprio da Pininfarina stessa, con uno specifico sistema di innesto rapido che si può agganciare e togliere. La zona passeggeri invece è un vero e proprio salotto in pelle chiara e alcantara grigia, immerso nella luce dell'abitacolo, con poltrone sagomate per il comfort, e una zona posteriore asimmetrica dovuta anche alle differenze delle porte dai due lati, in stile lounge. La caratteristica però che colpisce immediatamente sono le grandi superfici in legno dell'abitacolo. Si tratta di legno riciclato dalle briccole di Venezia, sapete, i pali che sono immersi nella laguna e che indicano le vie d'acqua. Queste superfici mantengono tutto il loro aspetto vissuto tramite i segni del tempo e delle maree e creano un affascinante contrasto con la purezza formale e tecnologica del resto dell'abitacolo. È stato un aspetto veramente sorprendente e apprezzato moltissimo, che esprime, direi, tutto il fascino dello stile e della creatività italiana, di cui sia Pininfarina che Venezia sono simboli unici nel mondo. La Cambiano è stata disegnata e realizzata completamente in Pininfarina, come una sorta appunto di manifesto delle competenze tecniche e stilistiche dell'azienda. Come tutti i prototipi di ricerca e da salone, è stata un'avventura molto, molto complessa e affascinante, in cui varie soluzioni effettivamente innovative sono sperimentate per la prima volta. Anche l'aerodinamica è stata affinata con attenzione, sia in virtuale che direttamente nella galleria del vento. Però una delle esperienze più divertenti e interessanti è stata appunto la realizzazione delle parti in legno riciclato dell'interno, con questi pezzi provenienti dalle bricole che erano segnati dai fori creati dal tempo e dai microorganismi acquatici, e che desideravo che restassero apparenti, come una sorta di decoro naturale creato dalla natura. Però per mantenere la precisione d'assemblaggio occorreva evitare che questi buchi finissero nelle zone di giunzione tra i vari pezzi, nelle zone periferiche. Quindi abbiamo fin dall'inizio definito una sorta di mapping delle zone dove dovevano esserci buchi e dove non doveva esserci nessun buco. Così poi abbiamo realizzato i pezzi in fresatura numerica, però fresando ovviamente i buchi che avevamo messo in alcuni casi scomparivano e altri apparivano. Quindi lasciavano in qualche maniera uno spazio proprio alla naturalezza e all'espressione, diciamo, della bellezza dell'imprevisto. Quindi ancora direi quasi un contrasto filosofico con la perfezione tecnologica invece di tutto il resto dell'interno e degli altri elementi, cosa che mi è piaciuta moltissimo e che mi ha divertito moltissimo di realizzare. La presentazione al Salone di Ginevra nel 2012 è stata un vero successo, soprattutto
nei confronti degli specialisti del mondo del car design, che hanno apprezzato moltissimo un ritorno così importante, così forte da parte di Pininfarina, ma anche con un riscontro importante dei media. Penso che ciò sia dovuto soprattutto all'equilibrio estremo tra contenuti altamente innovativi e purezza ed eleganza di stile, che rinnovavano perfettamente i valori propri dell'azienda. Essendo un concetto molto raffinato e maturo, la Cambiano ha ottenuto un apprezzamento anche durevole nel tempo e continua, direi ancora oggi, come vedete in questo video, dopo 10 anni. Quindi a ogni evento in cui viene presentata, perché l'auto percorre il mondo regolarmente in eventi design, viene sempre molto apprezzata. A conferma di questo suo valore, la Cambiano ha vinto anche molti importanti premi di design, tra cui quello del migliore Interior Design of the Year al Salone di Ginevra, appunto, del 2012, e poi il Premio Nazionale dell'Innovazione ADI Design Index nel 2013, fino a una menzione d'onore al prestigioso Compasso d'Oro nel 2014.